Vivere a Venezia, la mia esperienza nella città lagunare. Benvenuti in questo nuovo video in cui, grazie ad un sondaggio, è risultato che volete notizie sulla vita veneziana. E quale esempio migliore della mia? Ogni volta che passo davanti alla stazione ferroviaria non posso non ricordare i 40 anni del mio passato. Quando mi chiedevano dove abiti a Venezia, io potevo rispondere sopra il primo binario, nella stazione ferroviaria. Visto che avevo il papà a capostazione, abitavamo nelle case in affitto della ferrovia, situate proprio parallele al primo binario. Si entrava da una calle all'estrema destra dopo aver superato l'entrata dei Carmelitani Scalzi della chiesa omonima. Spero un giorno di portarvi un video. Fino ad arrivare ad un cancello, da cui si entrava nella mitica Calle Favretti. Calle lunga circa 100 metri in cui fin da piccolo giocavo con altri bambini, tutti figli di ferrovieri. Curioso il fatto che eravamo tutti più o meno della stessa età, ma purtroppo se facevo discussione con uno di loro, ognuno aveva un fratello maggiore che puntualmente mi bastonava, mentre io potevo sfoggiare solo una sorella più piccola che non mi era di certo di aiuto. All'inizio per 20 anni abitavamo in fondo alla calle, al primo portone. Poi, siccome d'estate, quando facevo la calle per uscire, ero bersaglio di tutti i secchi d'acqua degli amici, ci siamo trasferiti al primo portone, più pratico. In calle giocavamo a calcio, pallacanestro, tennis, con le biciclette, costruivamo case in legno, avevamo delle cantine in cui si giocava a ping pong e si facevano delle feste di carnevale. Eravamo chiusi e protetti. Crescendo poi come passione venne la barca a remi o a motore. Proprio alla fine della calle c'era un'entrata per uno squero, dove oltre a esserci un magazzino per lasciare tutta una serie di cose, c'era un paranco per mettere in acqua le barche. Si presero delle barche a remi, Toppa, Sandalo, San Pierotta e insieme andavamo a farci dei bei giretti in quel periodo. Io imparai là a vogare. Nell'ultimo video che avete visto c'è l'uscita in barca con questi amici di un tempo. Da questo squero poi si poteva passare in altri due posti, di cui uno era un altro condominio di ferrovieri con altri amici e l'altro era Calle Prioli, parallela alla mia, con cui eravamo a volte in guerra. Nomi come i fratelli Silvestri, il Gatto e la Volpe, i fratelli Fofano, il mitico Marco Darin rimarranno sempre nei miei ricordi quando rivedo questi posti. Per quanto riguarda l'istruzione ho fatto le elementari alla scuola di Palazzo Diedo, vicino Campo Santa Fosca. Palazzo visibile dal ponte di Sant'Antonio che corre sulla strada Nova. Il palazzo venne costruito dall'architetto Andrea Tirali, 1710-1720, e in questo edificio nacque Antonio Diedo, grande architetto. Questo fu anche la casa di Pazia in Favole di Venezia di Ugo Pratt, che forse un giorno ne parleremo. Le medie poi alla scuola Sebastiano Cabotto, in quel Rio di Cannareggio di cui vi ho ampiamente parlato. Oggi il palazzo ha davanti l'imbarcadero del Vaporetto. Particolare in questa scuola che c'era l'usanza che quando venivi bocciato dovevi buttarti in acqua. A me non mi è mai successo. Scuole superiori le ho fatte all'Istituto Tecnico Enrico Fermi in Fondamenta a San Girolamo. Oggi chiuso al pubblico perché trasformato in case private. Qui eravamo in maggioranza maschietti e ne abbiamo fatte di tutti i colori. Accanto a noi c'era l'istituto Algarotti linguistico in cui solo donne, per cui vi lascio immaginare. A pochi minuti da qua la Sacca San Girolamo, Baia del Re, è tema di un video che ho fatto di un itinerario. Andatevelo a guardare. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate io prenderò una piccola percentuale. In più se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. La ferrovia quindi è stata parte integrante del mio passato. Quando eravamo giovani d'inverno, se nevicava, si potevano congelare gli scambi sulle rotaie, quindi ci chiamavano come bassa manovalanza, spesso di notte, pagandoci dei bei soldoni. Inutile dire che noi quindi aspettavamo con speranza la neve, ma non per fare a palle in faccia.
Per quasi 10 anni d'estate ho lavorato per la Wagon Lee come conduttore di vagoni letto, tipo l'Orient Express delle persone normali, e facevo tratte nazionali tipo Siracusa, Palermo, Reggio Calabria, sia internazionali, conoscendo poco più che ventenne città come Ginevra, Vienna, Parigi, Nizza. La Calle era ottima come logistica per Venezia perché accanto alla stazione ferroviaria, a 10 minuti da Piazzale Roma per macchine e autobus e di fronte ai Vaporetti per qualsiasi destinazione e comunque a 15 minuti a piedi per Rialto. Inoltre, avendo vinto una macchina comprando un salotto poco più che ventenne, avevo un parcheggio all'inizio della stazione in cui potevo arrivare in poco meno di 10 minuti, un lusso per pochi a Venezia. Vi ho anche citato sul video del Ponte Solesin e il Ponte di Calatrava che a 10 minuti da casa andavo a prendere i vermi sulla terra per poi pescare con la togna, un pezzo di sughero con un spago, per cui potevo anche pescare. Spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetemi sui commenti se volete sapere altro di come si vive a Venezia e ne approfitto per salutare gli amici della Calle, David, Tore, Nicola, Francesco, Roberto, Marcello, Barbara e le sorelle. Questo video è dedicato anche a voi. Grazie. Iscriviti! 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 Iscriviti!